Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta ci concentreremo sul premio individuale più famoso del mondo del calcio, il Pallone d'Oro, assegnato ogni anno da una platea di esperti e giornalisti che ha il compito di indicare il giocatore più forte del mondo per quella stagione. Ci sono stati campioni che nel meccanismo della votazione che porta al riconoscimento sono arrivati davvero a un passo dal conseguire un titolo che avrebbe ulteriormente nobilitato la loro carriera. Parleremo dunque del Pallone d'Oro, a un passo dalla gloria. Prima di tuffarci nelle edizioni più controverse e discusse del premio, rinfreschiamoci la memoria sulle sue origini. Il Pallone d'Oro è stato istituito nel 1956 dalla rivista France Football e fino al 1994 ha eletto non il miglior giocatore al mondo, ma il migliore di origine europea. Questo spiega perché calciatori del calibro di Pelé e Diego Armando Maradona non lo hanno nella loro bacheca personale. Dal 1995 il premio ha aperto ai calciatori extraeuropei e per primo fu premiato un campione africano, George Weah, liberiano del Milan. Tra il 2010 e il 2015 il Pallone d'Oro si è unito alle votazioni del FIFA World Player, il che ha portato a un'assegnazione legata al valore dei giocatori a prescindere dalle prestazioni stagionali. Una parentesi che si è conclusa nel 2016, quando la formula del premio e della votazione è tornata all'antico. Ci sono state edizioni in cui il vincitore è stato proclamato per acclamazione, con una schiacciante maggioranza tra i votanti. Altre, invece, in cui la strada del premio non ha preso per un soffio una via diversa. L'ultima edizione ne è stata un caso lampante. Leo Messi è stato premiato con 686 voti per quello che è stato il suo sesto Pallone d'Oro. Decisione controversa visto che il protagonista assoluto della stagione era stato il Liverpool, ma per soli 7 punti, con 679 voti complessivi, si è scelto di non tornare a premiare un difensore, ovvero l'olandese Virgil van Dijk. Un verdetto discusso visto che il 2019 non è stato certo l'anno più felice della carriera di Messi, eliminato in Champions col suo Barcellona proprio a causa di un clamoroso 4-0 ad Anfield. Quando i difensori hanno lottato per il Pallone d'Oro, il verdetto è stato d'altronde sempre tiratissimo. Nel 2006, l'anno dell'ultimo mondiale azzurro, Fabio Cannavaro ha sopravanzato di 49 punti Gigi Buffon, ma molti hanno ritenuto che i dubbi sull'assegnazione a un portiere, solo il russo Yashin nella storia del calcio ha portato a casa il riconoscimento, abbiano pesantemente condizionato la votazione. Ancora più clamorosa è stata la vittoria nel 1996 di Matthias Sammer, che strappò il riconoscimento di un solo punto a Ronaldo il fenomeno, 144-143. È stata forse l'edizione più discussa di sempre, visto che in molti hanno sottolineato come difensori del calibro di Franco Baresi o Paolo Maldini non fossero mai stati premiati. Per Sammer fu comunque di buon auspicio. Ottenuto il Pallone d'Oro a dicembre, in maggio il suo Borussia Dortmund vinse la Champions League. Ronaldo si è rifatto vincendo comunque 2 volte il Pallone d'Oro, nel 1997 e nel 2002, dopo il trionfo mondiale col Brasile. In questo caso il premio fu strappato in un testa a testa con Roberto Carlos, campione in Champions col Real Madrid e autore dunque di una formidabile doppietta mondiale Coppa dei Campioni. Ma Ronaldo vinse di 24 punti, 169-145, proprio grazie alla doppietta siglata in finale di Coppa del Mondo contro la Germania. Molto in bilico anche alcune edizioni del passato in cui c'erano meno voti e conseguentemente punti a disposizione. Nel 1977 il danese Allan Simonsen del Borussia Mönchengladbach ha ottenuto il Pallone d'Oro per soli 3 punti sul secondo classificato, l'inglese dell'Amburgo Kevin Keegan. Ancora più mozzafiato è stata l'edizione del 1972, tutta tedesca, con la Germania Ovest campione d'Europa. Franz Beckenbauer con 81 voti si prese il trofeo con 2 soli punti in più di Gerd Müller e soprattutto dell'asso del Borussia Mönchengladbach e suo eterno rivale Günther Netzer, che perse così l'occasione di conquistare in carriera anche questo alloro. Estremamente in bilico anche l'edizione del 1966, anche in quel caso l'esito del mondiale permise a Bobby Charlton di alzare a fine stagione anche il Pallone d'Oro oltre che la Coppa Rimè, con un solo punto di vantaggio sulla Pantera Nera, Eusebio, che si era comunque aggiudicato il trofeo l'anno precedente. Tra i campioni italiani all'apice dell'epopea della grande Inter, Giacinto Facchetti sfiorò il Pallone d'Oro proprio nell'edizione del 1965, arrivando a soli 8 punti da Eusebio.
Gigi Riva, alla fine degli anni 60, era considerato uno dei migliori attaccanti al mondo e sfiorò per 2 volte la conquista del pallone d'oro. Nel 1969 perse in volata con Gianni Rivera, solo 4 punti di distacco tra i due, con la Coppa dei Campioni conquistata dal Milan contro l'Ajax decisiva nella scelta. 2 anni dopo, col tricolore cucito sulla maglia del Cagliari, Riva arrivò terzo, ma a soli 12 punti di distacco dal vincitore del premio, il tedesco Gerd Müller. Negli anni 70 Sandro Mazzola e Dino Zoff sono arrivati secondi nella graduatoria del pallone d'oro, ma nettamente staccati rispetto al vincitore di quelle edizioni del 1971 e del 1973, che fu in entrambi i casi Johan Cruyff. Nonostante 5 coppe dei campioni in bacheca, Paolo Maldini non è andato oltre 2 terzi posti nel 1994 e nel 2003, mentre nel 1989 Franco Baresi arrivò secondo in un'edizione monopolizzata dal Milan, con Van Basten vincitore e Gullit al terzo posto. Da segnalare anche il particolare caso del 1990. Netta la vittoria di Lothar Matthäus, campione del mondo nell'edizione in cui Schillaci fu capocannoniere. Se Italia 90 fosse andata diversamente, probabilmente il buon Totò si sarebbe preso un posto nella storia, dovendosi invece accontentare della seconda piazza. Dopo la già citata edizione del 2006 con Cannavaro primo e Buffon secondo, nessun calciatore italiano è mai più finito sul podio del pallone d'oro. E tu che ne pensi? Quali campioni avrebbero meritato il pallone d'oro? In quale occasione della loro carriera ci sono andati davvero vicino? Scrivilo nei commenti e se il video ti è piaciuto iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!